Ciao amici, oggi una bella comparativa di quelle ghiotte. Due bellissimi strumenti per scrivere. La Custom 74 con un pennino SF che significa soft fine, quindi un pennino fine ma soft, elastico, semiflex, chiamiamolo come vogliamo, comunque con queste caratteristiche. E dall'altra parte Falcon, la Falcon Elabo con un pennino SEF soft, ancora una volta, extra fine, quindi un extra fine elastico, anche questo potremmo dire, qui definirlo semiflex secondo me è già un po' troppo. Stessa azienda, pilot, stessa qualità, stesso costruttore, ma ci sono degli aspetti che rendono uniche le due stilografiche, ecco perché le metto a confronto. Anche, lo dico sottolineando, anche per orientare le tante persone che mi chiedono mi piacerebbe cominciare con un pennino flessibile, quale mi consigli? Al termine della prova ne riparliamo, ma mettiamole subito all'opera. Pelikan Edelstein Tanzanite, un signor inchiostro, bellissimo sia nella tinta che, secondo me, nella formulazione. Quattro carte, l'una diversa dall'altra. Certamente abbiamo preso, lascio fuori Rodia, ma ho Clairefontaine, quindi siamo sempre in casa. La Triomphe di Clairefontaine, una delle più belle carte in assoluto. La serie Notebook di Clairefontaine, che è una carta molto buona, di qualità, non a livello della Triomphe o Triumph come volete, poi una carta diciamo di uso comune, quelle che possiamo trovare nelle agende. Questa è un'agenda Quo Vadis, un life journal Quo Vadis, anche se in realtà questa è una carta veramente molto bella, e poi una carta invece che possa mettere un po' in difficoltà i pennini, perché è una carta ruvida, è un quaderno pigna con una carta che non ha proprio una finitura come ci si aspetterebbe per questi pennini. Però è anche vero che chi compra una stilografica mica scrive sempre sul velluto, quindi la mettiamo alla prova in tutte queste situazioni. Partiamo un po' dal baricentro, cioè da questa agenda. Abbiamo detto una carta con una finitura liscia, però è una carta tutto sommato, una carta comune. Fatemi aggiornare il segnalibro. Le differenze sostanziali fra queste due penne prima di cominciare a scrivere. Ve le ho analizzate ampiamente nei video che le presentano, quindi tutto sommato le conoscete, però la Custom 74 monta un pennino di tipo numero 5. Sapete che la Custom 74 è prodotta anche con la serie 742 743, che via via diventano sempre più importanti nelle dimensioni, quindi crescono anche sia come diametro che come lunghezza, ed anche i pennini si adeguano. Vuol dire che troviamo un pennino 5, un pennino 10 e un pennino 15 per la serie 743. Sempre soft fine, ma con caratteristiche un po' diverse. Secondo me quello più duttile, quello che mette a proprio agio più di tutti, il più versatile, è questo, la serie numero 5. Invece Falcon ci toglie ogni problema, perché la grandezza, chiamiamola così, del pennino è solo una, c'è solo questo pennino cosiddetto Falcon è solo uno, non esistono dei pennini Falcon più grandi o più piccoli, la misura è solo questa, cambia la gradazione da extra fine, fine e medio, abbiamo queste tre gradazioni, sono tutte anticipate nel loro codice dalla S, cioè soft. Sono tutti e tre dei pennini che si ispirano proprio al pennello fine dell'arte giapponese. Ve lo dico subito, ancora prima di cominciare a scrivere. Dato che l'ispirazione è quella di un pennello, non aspettatevi di fare le corse con questo pennino. Questo è un pennino che è molto esigente, richiede ponderatezza, richiede un tratto accompagnato, richiede una carta di un certo tipo. Questo, che ci regala tantissime soddisfazioni, invece ha il palato meno fine, insomma si accontenta anche di poco, ma ci dà delle grandissime soddisfazioni. Lo mettiamo alla prova, stringo un pochettino l'inquadratura e vediamo come scrive. Senza alcuna pressione.
Abbiamo detto che significa soft, fine. Bene. Ora provo a dare un po' di pressione. Scrivo in grande? Scrivo in grande. Non fa una piega. Non fa una piega. Benissimo e soprattutto bellissimo. Potete apprezzare quanto il pennino sia disponibile a flettersi, a piegarsi, perché è un pennino semiflessibile, secondo me molto molto ben riuscito. Mettiamo alla prova la Pilot Falcon. La prima prova la faccio sempre senza pressione. Innanzitutto mi accorgo subito che il tratto è un tratto veramente sottile, quindi è una Pilot Falcon Elabo SEF e veramente il tratto è un soft extra fine. È un vero EF. Infatti si vede subito, lo possiamo apprezzare. Benissimo, proviamo a dare un po' di pressione, cerchiamo di capire la flessibilità che può mettere in campo. Beh, è diversa. È diversa perché? Perché, come vi dicevo, non si possono fare le corse. Questa è una penna che ha bisogno dei suoi tempi, allora vi sa, vedete, vi sa premiare, vi sa dare la giusta risposta. Flessibile. Così è molto gradevole, molto bello, ma non chiedete di fare le corse. Se devo pensare a prendere una penna per scrivere tutti i giorni, beh, non ho dubbi, mi prendo la custom, anche su una carta come questa. Però se ho il piacere di scrivere, la Falcon ha dalla sua una bellezza che mi è difficile descrivervi. Soprattutto ce ne accorgiamo anche nella pienezza del tratto, in come l'inchiostro viene depositato sulle fibre, che avvantaggia anche all'aspetto visivo la Falcon. Però adesso è venuto il momento di metterla alla prova con una carta, insomma è una carta con una finitura non proprio così liscia, è una finitura anzi che io so per certo può metterla in difficoltà. Andiamo a provarle. Comincio sempre dalla custom. Innanzitutto io mi accorgo, e credo anche voi, come la finitura della carta in questo caso abbia già allargato il tratto. Quello che su questa carta sembrava un tratto fine, realmente fine, qua abbiamo già una diffusione per capillarità orizzontale, quindi il tratto viene, per così dire, aumentato. Questo mi potrà creare dei problemi non appena io vado a premere un po' di più, a dare un po' di pressione. Perché? Perché è vero che avrò un tratto ancora maggiore, cioè la variazione, guardate che roba, sarà maggiore, però temo che ci sia in agguato l'effetto dello spiumaggio. Lasciamo un attimo che vada a fissarsi l'inchiostro e poi lo andiamo ad analizzare più vicino. Come vi dicevo, questo qua è il pennino SF, l'inchiostro è un bel Pelican. Però vedete che si lascia maltrattare, si lascia proprio strattonare un po' di qui e un po' di là con la massima velocità. Queste sono cose che fatte a questa velocità mettono in crisi molti pennini fini ed extra fini, se non sono ben rodiati, se non hanno una punta fatta come Dio comanda, perché per avere un tratto fine devono essere fini e non troppo arrotondati, se no l'inchiostro non si deposita bene e il tratto aumenta, ma devono avere anche la scorrevolezza, quindi ecco, quando si parla di pennini fatti bene e di questi pennini giapponesi che si sono conquistati la fama di essere degli ottimi pennini, ci si riferisce a questo. Un pennino più specialistico come quello della Falcon, vediamo come se la cava qua.
Sentite innanzitutto, ora sto proprio zitto zitto per sentire come gratta sulla carta. Sentite? Quando faccio questo movimento verso l'alto, che è uno dei più critici assieme a questi, sentite proprio come sta gridando: no, per piacere, non così. Pilot Falcon, l'ho già scritto, ma adesso metto un po' di pressione. Falcon. Ma Marco, non ci avevi detto che su questa carta vale l'effetto contrario, cioè non essendo una carta con finitura liscia, un pennino flessibile, quindi che per l'appunto flette e cerca di trovare l'attrito con la carta, crea un contrasto tra il tratto fine e quello invece sotto pressione, un contrasto maggiore perché la variazione è maggiore in quanto il pennino riesce ad attaccarsi bene alla carta, cosa che talvolta su superfici troppo lisce si ha l'effetto contrario, il famoso skipping, perché non c'è l'appiglio affinché il pennino riesca ad aderire perfettamente. Però sto notando che anche qua un po' di tendenza ad estendersi in senso orizzontale c'è, non tanto per dei bordi slabbrati che possano dar fastidio, quanto per il fatto che non riconosco onestamente il tratto delle mie due penne. Ed anche la tinta dell'inchiostro, ma lo abbiamo già visto in altre analisi, perde un pochino la sua brillantezza e le sue caratteristiche principali. Saliamo un po' di qualità come finitura e andiamo a prendere la serie della, della, della Clairefontaine, scusatemi, non mi veniva il termine. Cominciamo sempre con la nostra Pilot Custom. Che carta fantastica, Pilot Custom 74 SF. Qui potete fare quello che volete, su una carta come questa fate quello che volete, con un bel pennino e una bella carta e anche un bel inchiostro, lo vogliamo dire, ma certamente c'è un inchiostro che è il Tanzanite. È bello, mannaggia se è bello. E soprattutto qua ritroviamo tutto il colore, tutta la tinta del Tanzanite. Una carta non è bella solo per la scorrevolezza, ve l'ho sempre detto, imparate a guardarla sotto tanti aspetti. L'analisi visiva, certo, della saturazione, della cromia è ancora più importante per i miei occhi, è come l'inchiostro penetri nella carta. Guardate che bello, sembra una stampa al laser di una stampante di quelle professionali, che imprime proprio nelle fibre superficiali. Guardate che bello. Voglio provare la Pilot Falcon. E anche qui abbiamo subito la sensazione di una carta di ottima qualità. Pennino soft. Extra fine. Dobbiamo scrivere, non lo so, dai, stilografica. È una vera goduria scrivere. È una vera goduria perché? Perché tutto quanto avviene come deve avvenire. La qualità dell'inchiostro è quella, la qualità del tratto è quella, la scorrevolezza è quella giusta. Però avete notato come con la Falcon ci sia un approccio
differente, un approccio che deve essere più ponderato, è meno easy, direbbero i nostri amici d'oltremanica, perché la custom vi rende tutto molto più facile. La Pilot Falcon è una penna che non consiglio come prima penna, innanzitutto men che meno nella gradazione extra fine, tutt'al più prendetevi la Soft Fine che è molto più amichevole, mantiene lo stesso una buona variazione di tratto, però vi perdona un po' di più. La Custom, vi dicevo, la Custom 74 è fantastica, proprio riesce a coniugare tutto quello che cerchiamo, insomma, anche da una penna stilografica, cioè di scrivere nell'uso quotidiano, scrivere gli appunti, scrivere quello che vogliamo, ma anche dedicarsi alla bella grafia. Lo facciamo adesso sull'ultima carta che abbiamo in prova, la Triomphe della Clairefontaine. Qui saltiamo in un altro mondo proprio, è un pianeta diverso questa carta, perché unisce scorrevolezza, qualità complessiva, rendimento del colore e soprattutto anche come viene steso, guardate, nelle fibre della carta. Beh, insomma, non è un reato dire che preferisco questa a Rhodia, tanto è lo stesso gruppo, è lo stesso produttore, ma questa la trovo ancora più raffinata, soprattutto per certi tipi di pennini. Parlo caso 74, abbiamo detto pennino. Avete notato qua e qua che manca la gambetta della N, perché quel famoso effetto skipping che può manifestarsi ogni volta che andiamo con un po' di velocità ad attaccare la carta. Non succede durante, non è un salto durante, è un salto all'inizio, cioè la finitura è talmente liscia e levigata che l'inchiostro, il pennino con l'inchiostro, non riesce ad avere quell'aggancio per far partire immediatamente la penna. Scrivo qualche parola così a caso, tanto per metterla alla prova. Pelican, cambiamo il carattere, Edelstein, Pelican, Tanzanite. Proprio bella, una bella carta, e adesso me la provo con la Pilot Falcon. Vediamo come si trova questa. Dovrebbe, dico, essere a casa sua. In effetti, qui non c'è alcun salto di tratto, non c'è problema, perché? Perché è la carta che desidera questo pennino. Scrivo più allargato. Bellissimo. Un tratto extra fine, ma soprattutto un tratto molto, molto elegante. Bene, conclusioni. E qui vi voglio. Abbiamo messo alla prova queste due penne con un po' di carte, l'una diversa dall'altra, per poter giudicare con lo stesso inchiostro come scrive una e come scrive l'altra. Due anime, due nature diverse. La penna da tutti i giorni, l'utilitaria che vi porta in centro ma che vi porta anche a fare il giro fuori porta, eccola qua, Pilot Custom 74, ma chiamarla utilitaria è molto riduttivo. Allora diciamo la media cilindrata che vi porta a spasso di qua, dà un occhio ai consumi, ma le prestazioni sono buone, ok? Tanto per parlare come se fosse un'automobile. E di qua invece abbiamo una macchina, un'automobile, quindi una penna, di quelle molto più caratterizzate,
pensate, un'automobile, per continuare il nostro paragone, come potrebbe essere un'auto d'epoca, una bella signora che però ha le sue pretese, vuole una carta di un certo tipo, molto liscia, degli inchiostri che tengano una certa lubrificazione sul pennino, altrimenti gratta, 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 perché non dimentichiamoci che è un extra fine di quelli molto appuntiti, molto aguzzi, però vi sa regalare tantissime emozioni. Sta a voi che cosa scegliere. Per chi comincia, come vi dicevo, chi vuole sperimentare un pennino flessibile, assolutamente consiglio la serie Custom 74, la serie Heritage, perché montano un pennino molto più facile per cominciare a fare i primi ghirigori con un pennino flessibile, e man mano che diventate un pochettino più esperti e vi appassionate, allora c'è posto anche per questa, che è una regina della calligrafia, quella però un po' più ponderata, un po' più attenta a quello che si sta scrivendo e soprattutto esigente in termini di carte. Amici, grazie come sempre e alla prossima.